Ma tu ci hai mai pensato davvero a cos'è il denaro? Cioè seriamente, noi ci giochiamo la vita sopra, lavoriamo, corriamo, risparmiamo, investiamo, ci preoccupiamo solo per lui. Però se uno ti ferma e ti chiede, ok, ma i soldi cosa sono davvero? La maggior parte della gente va in tilt. Perché è strano se ci pensi. Tu offri tempo, energia, stress, competenze, pezzi della tua vita e in cambio ricevi monete oppure dei numeri su uno schermo. E quei numeri, per un qualche motivo, valgono cibo, vestiti, benzina, una casa, un'automobile. E quindi la domanda vera è: ma chi è che dà valore a quei numeri? E soprattutto, da dove nasce il denaro? È sempre stato così? E perché oggi siamo passati dall'utilizzare l'oro ai soldi bancari fino ad arrivare alle cripto? E quindi oggi partiamo dal baratto ed arriviamo fino ai giorni nostri. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e in questo canale ti parlo di soldi, imprese e scelte reali fatte in Italia. Se ti interessano argomenti come investimenti e fare impresa, ma con esempi concreti e numeri veri, allora iscriviti e attiva la campanella. Torniamo al video. All'inizio i soldi non esistevano, si utilizzava il baratto. Io una cosa, tu ne un'altra, facciamo scambio. Ad esempio, io allevo delle galline, tu invece sei un sarto. Io ho bisogno di una maglietta, tu invece hai bisogno delle uova per mangiare e allora decidiamo di fare questo scambio. Perfetto. Solo che nella vita vera quasi mai funziona così, perché magari io ho delle uova e voglio delle scarpe. Vado a cercare un calzolaio, gli offro le mie uova e lui mi risponde: no, io oggi ho voglia di carne. E io che faccio? Vado a caccia perdendo tutta la mia giornata cercando di procurare quella carne che serve? E quindi vediamo subito il limite del baratto. Bello in teoria, ma è scomodissimo nella pratica, perché per funzionare deve succedere una magia. Tu devi volere esattamente quello che ho io ed io devo volere esattamente quello che hai tu nello stesso momento. E quando questo viene valutato a livello di società e quindi l'orizzonte si amplia, diventa un casino. Poi c'è un secondo problema. Non si deve solo scambiare, ma ci si deve anche ricordare di chi deve cosa a chi. Tipo, ok, io oggi ti offro una cosa e tu poi me ne ridarai un'altra più avanti, quando mi servirà. Bello, ma chi se lo ricorda? Tra quanto? Quanto vale? E chi ne tiene il conto? Ed è proprio qui che deve nascere il denaro. Ma cosa sono davvero i soldi? La cosa più semplice per capirlo è questa. I soldi sono il modo con cui una società tiene il conto del valore. Fine. Tu lavori, produci, vendi, fai qualcosa di utile e in cambio ricevi dei soldi. Cioè, ricevi il diritto di andare in giro più avanti e dire: ok, io qualcosa l'ho già offerto alla società. Adesso in cambio posso prendere qualcos'altro. Quindi i soldi non sono solo carta, non sono solo monete, non sono solo numeri, ma sono una specie di accordo collettivo e condiviso da tutti. Un modo con cui tutti noi diciamo: ok, abbiamo preso questo oggetto e lo consideriamo valido per scambiare valore. Infatti nella storia sono stati usati come soldi un sacco di oggetti diversi, dalle conchiglie al sale, il bestiame, oro, argento, perfino delle pietre giganti. Sì, letteralmente pietre giganti. Perché il punto non è l'oggetto in sé, il punto è se la gente lo riconosce oppure no. E qui arriviamo al punto più importante. Cosa dà valore ai soldi? Non basta dire perché è lo Stato che dice così. Quello sicuramente conta, ma non basta. Il denaro può funzionare bene solo quando la gente si fida che domani varrà ancora qualcosa, non lo possono creare dal nulla troppo facilmente e che venga riconosciuto anche da tutti gli altri. E questa è la chiave, perché se io lavoro un mese e in cambio ricevo qualcosa che qualcun altro può creare a valanga quasi gratis, non è proprio questo grandissimo affare. Ed è per questo che nella storia molte forme di denaro sono saltate. Conchiglie, perline, pietre ed altre cose funzionavano solo finché erano difficili da trovare, ma quando diventava troppo facile produrne di più, perdevano valore. Il concetto è semplicissimo. Il denaro regge finché non lo puoi moltiplicare troppo facilmente, ma quando diventa facile crearne altro, chi lo crea si avvantaggia e chi lo tiene risparmiandolo si impoverisce. E qui dovresti iniziare a vedere una certa somiglianza con l'attualità. Per moltissimo tempo, una delle forme di denaro migliori è stato l'oro. Perché? Perché era raro, difficile da estrarre, non si rovinava facilmente, era riconoscibile e più o meno tutti riconoscevano il suo valore. Il suo problema è che era scomodo, cioè bello l'oro, affascinante, poetico, ma non è il massimo andare in giro con chili di metallo in tasca. E allora cosa succede? Succede che la gente lo lascia custodito da qualcuno e in cambio riceve un foglio, una ricevuta. In pratica quella ricevuta gli diceva: tranquillo, l'oro vero è custodito, questo biglietto ti dà diritto a riprendertelo. E piano piano la gente ha iniziato a scambiarsi direttamente questo foglio, perché era più comodo.
E quindi la prima forma di banconota non era denaro vero, ma era il bigliettino che rappresentava il denaro custodito. E questo è un passaggio super importante. E per tanto tempo anche il dollaro è stato legato all'oro, cioè non era solo della carta e basta, ma dietro, almeno in teoria, c'era qualcosa di reale e scarso. E questo metteva un limite, perché se il denaro è legato all'oro, non è che puoi crearne quanto ne vuoi così a caso. Poi però, nel 1971, questo legame salta. E da lì, fino al giorno d'oggi, il dollaro ha perso quasi il 90% del suo valore. Ma allora la domanda è, se non è più collegata ad un valore fisico, come mai continua a valere qualcosa? E questo è perché dietro ha comunque una potenza gigantesca. Si parla infatti degli Stati Uniti con la loro forza economica, militare e la loro centralità nei mercati mondiali. E poi c'è anche un secondo punto fondamentale ed è il petrolio. Per decenni infatti una fetta enorme del commercio energetico mondiale si scambiava in dollari e quindi il mondo continua a volere dei dollari. E se prima era dollari uguale a una certa quantità di oro, poi diventa come dollaro uguale a fiducia riposta un po' dal mercato globale. E qui arriviamo alla parte che ci tocca di più. Quando il denaro non è più legato a qualcosa di veramente scarso, diventa molto più facile produrne di più. E se ne crei di più, ogni singola unità vale un po' di meno e quindi entra in gioco l'inflazione. E spesso si dice, costa tutto di più. Sì, ma in verità il modo più giusto di dirlo è non è che le cose costano di più, ma piuttosto è che i soldi valgono meno. E questa frase cambia tutto, perché se una casa prima costava 150.000 euro e oggi 300.000, magari non è che la casa è diventata il doppio più incredibile, ma piuttosto è la moneta che si è svalutata. Il problema dell'inflazione non è solo una questione di consumo, non è solo il mercato che ti costa di più, ma il problema più grande è che rende difficile conservare il valore e quindi utilizzare questo stesso denaro domani, perché se i soldi con il tempo perdono valore, allora non basta più lavorare e risparmiare, ma devi pure difenderti, devi investire, capire dove piazzare i tuoi soldi, seguire tassi, banche centrali, mercati. E quindi capisci il paradosso? Tu stai lavorando ora per poterti rilassare in un futuro e invece ti viene richiesto di diventare un esperto di economia per non farti mangiare i tuoi risparmi. E finalmente arriviamo ai giorni nostri. E qui c'è da fare attenzione ad alcuni concetti, perché oggi si sente molto parlare di cripto, si pensa subito, i soldi che non valgono nulla e sono solo digitali. Ma in verità i soldi sono diventati digitali già da molto prima delle cripto. E infatti già da un sacco di tempo noi non stiamo più spostando soldi veri nel senso fisico del termine, ma stiamo spostando dei numeri, stiamo aggiornando dei saldi, stiamo dicendo ad un computer di dire a un altro computer che certi soldi ora stanno da una parte invece che dall'altra. Bonifici, carte, app, circuiti di pagamento, banche online. Questa roba esiste già da molto prima delle cripto e quindi il denaro moderno è già da un pezzo che è diventato informazione. E solo dopo, negli ultimi 20-25 anni, che nascono queste cripto. Ora, parlando di cripto, ci si piazza dentro un po' di tutto. Innovazione vera, hype, casino, truffe, speculazione, gente più o meno seria, fuffa guru con Lamborghini a Dubai. Ma tutto questo rumore nasce da una domanda seria, ovvero possiamo avere dei soldi che non dipendano direttamente da uno Stato, da una banca centrale o da una banca classica? Ed è questa la parte più importante, perché la novità delle cripto non è solo che sono digitali. I soldi infatti erano digitali già molto prima, ma la novità è che cercano di fare una cosa diversa, ovvero non lasciare un unico soggetto centrale che tenga il conto di tutto. Nel sistema classico i grandi conti li tengono banche, stati, circuiti, intermediari. Nelle cripto invece il tentativo è facciamo un sistema dove il conto non lo tenga uno solo, ma piuttosto una rete. Poi questo non vuol dire che tutto il mondo cripto sia intelligente o utile, anzi, molte cripto non servono assolutamente a nulla. Molte sono solo fumo e ipervolatili. Però la domanda che pongono è gigante, ovvero i soldi devono per forza stare dentro un sistema controllato da pochi? Oppure può esistere anche qualcosa di più aperto? Ed è questa la vera questione. E quindi, ricapitolando, all'inizio c'era il baratto, ma era troppo scomodo. Poi nasce il denaro, che è un modo più furbo per scambiare e tenere il conto del valore. Poi si passa dall'oro alla carta, dalla carta ai soldi bancari, dai soldi bancari ai sistemi digitali. Prima mantenendo sempre un valore fisico a questo denaro e poi dal 1971 senza.
e questo ha contribuito a quell'erosione continua che noi sentiamo come inflazione. E infine arrivano le cripto, che nel bene o nel male provano a mettere sul tavolo un'altra idea di denaro. Ed alla fine il punto più importante è questo: i soldi non sono solo cose che spendi, ma sono il contenitore del tuo tempo, del tuo lavoro e delle tue possibilità future. E se cambia il denaro, non cambia solo il modo in cui vai a pagare il caffè, ma cambia proprio il modo in cui conservi gli sforzi della tua vita. Se il video ti è piaciuto e sei interessato ad altri contenuti come questo, allora lasciami un mi piace, un commento ed iscriviti al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!